In questa occasione mi occupo di mostrare perché sono le nostre stesse esperienze in prima persona a rendere evidente che non possediamo il libero arbitrio, dove per libero arbitrio dobbiamo intendere la capacità che ci avrebbe permesso, dato le azioni che abbiamo compiuto, di non compierle e date le azioni che non abbiamo compiuto, di compierle. Ho detto in un altro modo, il libero arbitrio è la capacità di agire altrimenti e quindi ciò per mezzo del quale, laddove fosse possibile tornare nel passato, sarebbe anche possibile per noi comportarci in modo differente da come ci siamo originariamente comportati. Innanzitutto dobbiamo considerare che tutte le volte che compiamo delle azioni volontarie, ossia delle azioni che non sono riconducibili a reazioni automatiche, siamo di fronte ad azioni che sono accompagnate da una ben specifica volontà e con ciò mi riferisco al sentirci attratti da un qualche obiettivo in grado di concederci del piacere o di sottrarci da un dolore e rispetto al quale le suddette azioni sono il modo con cui stiamo cercando di realizzarlo. Di esempio in proposito se ne potrebbero fare di illimitati, ma qui mi limiterò a uno soltanto. Supponiamo ad esempio di stare telefonando a un nostro amico per chiedergli di uscire con noi questa sera. Ecco che in un caso simile tale azione del chiamarlo è un'azione che è accompagnata da una ben precisa volontà data dal fatto che ci sentiamo attratti dall'obiettivo di uscire con lui, perché quello è un obiettivo o che ci permette di concederci il piacere di una serata in compagnia o ci consente di sottrarci dal dolore che proviamo rimanendo soli. A questo punto possiamo anche considerare che in tutti i casi nei quali abbiamo esperienze di un qualche piacere o di un qualche dolore, non capita mai che siamo stati noi ad autodeterminare direttamente quel piacere o quel dolore, e questo perché a farlo è sempre il nostro sistema nervoso. Più in specifico, quando il nostro sistema nervoso si trova in una condizione che lo avvicina a quella ottimale, produce piacere, e quando si trova in una condizione che lo allontana da quella ottimale, produce invece dolore, o in alternativa, il nostro sistema nervoso produce un piacere o un dolore quando è spinto a rievocare quel dolore o quel piacere da una nostra esperienza passata in tutte quelle circostanze in cui nell'attuare una nostra volontà ci troviamo a elaborare delle informazioni che ci riportano appunto a quelle esperienze che abbiamo avuto nel passato. Di esempi potrei farne di limitati, ma anche in questo caso mi fermerò ad alcuni di essi. In particolare, un esempio di piacere che si rivela prodotto dal nostro sistema nervoso quando la sua condizione si avvicina a quella ottimale è quello che proviamo quando mangiamo, perché quando mangiamo la condizione in cui si trova il nostro sistema nervoso lo avvicina alla condizione energetica ottimale. Un esempio invece di dolore che si rivela prodotto dal nostro sistema nervoso quando la sua condizione si allontana da quella ottimale è il dolore che proviamo a seguito di un lungo digiuno, quando il nostro sistema nervoso viene a trovarsi in una condizione che lo allontana dalla condizione energetica ottimale. Un esempio di piacere che il nostro sistema nervoso ha a rievocare di una nostra esperienza passata lo abbiamo con la volontà che ci porta a ricordarci di un cibo particolarmente buono che abbiamo mangiato, oppure l'esempio di un dolore che il nostro sistema nervoso ha a rievocare di un'esperienza del passato lo abbiamo con la volontà che ci porta a ricordarci di un cibo particolarmente disgustoso che abbiamo mangiato. D'altro canto, se la nostra capacità di autodeterminare le nostre esperienze avesse il potere di agire direttamente sui piaceri e sui dolori, noi ci troveremmo costantemente a godere del piacere che saremmo stati noi stessi ad autodeterminare, senza aver bisogno, ad esempio, di ricorrere a delle droghe, oppure, in modo simile, non ci troveremmo mai a soffrire di dolore perché quel dolore saremmo noi stessi a sottrarlo dalle nostre esperienze e non avremo bisogno, ad esempio, di ricorrere agli anestetici quando subiamo delle operazioni chirurgiche. Poiché nulla di tutto questo avviene, possiamo convenire che non è la nostra autodeterminazione, bensì il nostro sistema nervoso a determinare le nostre esperienze dei piaceri e dei dolori. Un'altra considerazione che possiamo fare è che in tutti i casi nei quali abbiamo esperienze di un dato piacere o di un dato dolore, non capita mai che siamo in grado di autodeterminare direttamente con quale obiettivo cercheremo di raggiungere quel piacere o di evitare quel dolore, perché a farlo sarà sempre il nostro sistema nervoso, il quale, più in specifico, individuerà come obiettivo ciò che in passato abbiamo esperito
in concomitanza con il raggiungimento del suddetto piacere o in concomitanza con l'evitamento del suddetto dolore. Di esempi, ancora una volta, ne potrei fare di limitati, ma mi fermerò ad alcuni di essi, e come primo esempio prendo quell'obiettivo di mangiare qualcosa che ci troviamo a perseguire quando abbiamo esperienza di un qualche piacere gustativo, a fare in modo che quando abbiamo esperienza di un qualche piacere gustativo ad esso segua proprio l'obiettivo di mangiare qualcosa è il nostro sistema nervoso, il quale individua nel mangiare qualcosa ciò di cui abbiamo avuto esperienza in passato mentre quel piacere gustativo veniva raggiunto. Come secondo esempio possiamo prendere ancora quell'obiettivo di mangiare qualcosa che questa volta però perseguiamo quando abbiamo esperienza del dolore e della fame, a fare in modo che quando abbiamo esperienza del dolore e della fame ad esso segua proprio l'obiettivo di mangiare qualcosa, è il nostro sistema nervoso che individua nel mangiare qualcosa quell'esperienza che abbiamo avuto in passato e grazie alla quale abbiamo potuto evitare il prolungarsi di quel dolore della fame. D'altro canto, se la nostra capacità di autodeterminare la nostra esperienza avesse il potere di agire direttamente nella selezione degli obiettivi con cui cerchiamo di raggiungere un dato piacere o di evitare un dato dolore, allora saremo sempre in grado di evitare ogni dipendenza, perché ad esempio di fronte al piacere che suscita in noi il bere il vino, saremmo sempre in grado di far seguire non l'obiettivo di bere altro vino, ma piuttosto l'obiettivo di bere dell'acqua. Oppure saremmo sempre in grado di superare ogni fobia, perché ad esempio di fronte al dolore che suscita in noi il vedere un qualche insetto, saremo sempre in grado di non far seguire l'obiettivo di allontanarci da quell'insetto, ma piuttosto l'obiettivo di agire normalmente come se esso non ci fosse. Poiché nulla di tutto questo avviene, possiamo convenire che non è la nostra autodeterminazione, bensì il nostro sistema nervoso a individuare i vari obiettivi attraverso i quali cercheremo di perseguire le nostre volontà. Infine possiamo considerare che in tutti i casi nei quali abbiamo esperienza di una data volontà, non capita mai che siamo in grado di autodeterminare direttamente con quali azioni cercheremo di realizzare l'obiettivo che essa esprime, perché a farlo sarà il nostro sistema nervoso, il quale, più in specifico, individuerà tali azioni in quelle che in passato hanno accompagnato proprio il suddetto obiettivo nelle varie fasi della sua realizzazione. Di esempi in proposito potrei farne di limitati, ma ancora una volta mi fermerò a uno di essi e come esempio prenderò quello della volontà, il cui obiettivo è dato dal mangiare una mela, a fare in modo che noi realizziamo un simile obiettivo andando prima a prendere la mela dal frigorifero, prendendo poi il coltello con il quale sbucciamo quella mela e gli togliamo il suo torsolo, è il nostro sistema nervoso, per il fatto che in passato, quando abbiamo avuto l'obiettivo di mangiare una mela, abbiamo anche avuto esperienza, nelle varie fasi della sua realizzazione, dell'azione di prendere la mela dal frigorifero, dell'azione di prendere un coltello e di impiegarlo per sbucciare quella mela e per toglierle il torsolo. D'altro canto, se la nostra capacità di autodeterminare le nostre esperienze avesse il potere di agire direttamente sulla selezione delle azioni con cui cerchiamo di realizzare gli obiettivi delle nostre volontà, allora saremo in grado di realizzare qualunque cosa semplicemente avendolo come nostro obiettivo, anche senza aver dovuto imparare tutte le azioni che servono nelle varie fasi della sua realizzazione. Ad esempio, saremmo in grado di guidare un aeroplano semplicemente avendolo come obiettivo, anche senza essere stati prima addestrati a imparare tutte le azioni che un tale pilotaggio richiede nelle varie fasi della sua realizzazione. Poiché nulla di tutto questo avviene, possiamo convenire che non è la nostra autodeterminazione, bensì il nostro sistema nervoso a individuare con quali azioni cercheremo di realizzare gli obiettivi delle nostre volontà. Tutto ciò appurato, siamo finalmente in grado di concludere che sono le nostre stesse esperienze a rendere evidente che non possediamo il libero arbitrio, e questo perché i piaceri e i dolori che sono necessari alle nostre volontà per sussistere, ma anche gli obiettivi che tali volontà cercano di perseguire, nonché le azioni con cui realizziamo tali volontà, possono essere interamente spiegati dalle sole operazioni del nostro sistema nervoso,
senza dover chiamare in causa qualcosa di insondabile in grado di alterare un simile scenario. E questo significa che qualora fosse possibile tornare indietro nel tempo, trovandoci con un sistema nervoso che sarà soggetto alle stesse condizioni di allora, ci troveremo anche a compiere tutte le azioni che abbiamo originariamente compiuto, con ciò sancendo che non abbiamo il libero arbitrio. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!